Ciao amici e bentornati sul mio canale. Come potete intuire dalla mia scrivania, oggi sarà un video inerente ai robot pulitori. Per la precisione sono robot della gamma Roborock, un brand con cui collaboro da tantissimo tempo. Questo progetto, realizzato in vista delle offerte Prime Day di Amazon, vuole essere una guida all'acquisto per voi per farvi scegliere il robot perfetto per le vostre esigenze. Io vi consiglio di salvare questo video e utilizzarlo un po' come guida aggiornata all'acquisto, perché appena partiranno gli sconti li inserirò in tempo reale nella descrizione e anche nel primo commento di questa recensione. Questo Curevo S Pro e il suo gemello, il QV35A, sono dei Roborock di fascia media, ma hanno già delle caratteristiche ottime sia per quanto riguarda la pulizia e il lavaggio, perché entrambi sono già dotati di dock station. Questo invece bianco davanti a me è un robot già di fascia medio-alta, costa leggermente di più e il suo nome è Curevo Curve 2 Flow. Curve appunto per la caratteristica un po' stondata della stazione che interrompe un po' le linee molto rigide degli altri modelli di casa Roborock. E questo ragazzaccio invece è il flagship di casa Roborock, il modello più performante, infatti rispetto agli altri robot ha un prezzo nettamente maggiore. Il suo nome è Sarus 20 e anche questo modello andrà in offerta per il Prime Day. E vi ricordo che su questi tre modelli, il Sarus 27, il Curevo S Pro 7 e il Curevo Curve 2 Flow, ci sarà un ulteriore sconto del 5% con il codice LUCAATTACCHE5. I suoi punti di forza principali sono il sistema di navigazione, la capacità di superamento degli ostacoli, la sua potenza d'aspirazione ben 36.000 pascal e il doppio sistema di antigroviglio che lo rende robot perfetto se avete una casa piena di animali. Questo modello è consigliato per tutti i tipi di abitazione, anche quelle molto grandi e con dislivelli tra una stanza e l'altra, grazie al suo sistema di navigazione StarSci Autonomous System, che lo rende uno dei Roborock migliori per quanto riguarda la mappatura, la navigazione e anche il riconoscimento degli ostacoli. È dotato di un sistema di superamento molto più complesso ed efficace, diviso in tre parti. La ruota tassellata, che insieme al braccio ausiliario dotato di ruota aiuta il robottino a superare le soglie, e il terzo componente è la ruota omnidirezionale, che in questo SARS rende più delicato l'atterraggio una volta che il robot ha superato la soglia. Nella parte centrale, di colore grigio e colore rosso, ci sono le due spazzole centrali antigroviglio e ho apprezzato che siano separate rispetto alla monospazzola, perché la suddivisione diminuisce ulteriormente il rischio di groviglio. Due mop rotanti, di cui uno estensibile anche la spazzola laterale, anch'essa antigroviglio. E parlando appunto di navigazione, questo robot non è dotato del classico LiDAR, ma un LiDAR allo stato solido, che gli permette di essere ancora più compatto con l'altezza di 7,95 cm. Ha tantissimi sensori, laser 3D, la telecamera RGB che gli permette di poter essere anche governato da remoto guardando la polizia in tempo reale, e luce LED per poter anche lavare nelle ore notturne. E per dare la massima sicurezza di rilevamento degli oggetti, animali e anche persone, oltre a tutti i sensori nella parte frontale, è stato inserito anche un PEC nella parte posteriore. E unita alla luce strutturata verticale avrete una copertura a 360 gradi per quanto riguarda la navigazione. Anche la dock station è da top di gamma, perché lava i mop rotanti a 100 gradi e li asciuga a 55. L'acqua che usa il robot durante il lavaggio non è l'acqua fredda come i classici robot, ma viene preriscaldata e quindi utilizzata tiepida dal SARS, aumentando ulteriormente la capacità pulente. E concludo questa analisi con due caratteristiche aggiuntive, perché questa stazione di ricarica asciuga anche il sacchetto della polvere, impedendo così la proliferazione dei batteri causati dall'umidità presente nel sacco. E l'ultima sono i serbatoi, perché è dotato sia del serbatoio classico acqua pulita, acqua sporca, ma anche di quello del detergente. E ho apprezzato tantissimo la struttura dei serbatoi, perché a differenza di altri modelli che sono stretti e molto alti, in questo Sarus sono larghi ma bassi, perfetti per i lavandini moderni. Con altri contenitori avevo fatto veramente fatica a riempirli durante la manutenzione. Se invece avete un budget inferiore rispetto al Sarus 20, questo Curevo Curve 2 Flow potrebbe essere un'alternativa molto interessante, anche perché è il primo
sistema Roborock dotato di roller mop, perché sapete anche voi che il roller ha una capacità di lavaggio nettamente superiore ai mop rotanti. Riesce ad avere una pressione di 15 Newton. Per darvi un paragone, il Sarus 20, che tra l'altro è il top di gamma in casa Roborock, con i mop rotanti arriva a 13 Newton, che non è affatto male, anzi quasi un report per i mop, ma comunque inferiore al roller mop. Scendendo sul tecnico, il roller ha una lunghezza di 27 cm ed è anche estensibile. Ma non è tutto, perché se avete tappeti, magari anche molto costosi, hanno inserito questo carter che si chiude in maniera automatica quando il robot incontra un tappeto, anche perché è dotato di sensore di riconoscimento dei tappeti, come ormai tutti i robot di nuova generazione. E altra caratteristica peculiare del roller è che, a differenza dei mop rotanti che si lavano solamente durante il lavaggio quando torno alla dock station, il roller si lava in maniera continuativa tramite questi ugelli che iniettano direttamente acqua pulita sul rullo, raccogliendo l'acqua sporca in una seconda vaschetta, aumentando così ulteriormente la qualità del lavaggio. Anche questo modello ha la doppia spazzola centrale antigroviglio, una rossa e l'altra di colore grigio. Sono presenti non una ma addirittura due spazzole laterali, anche se non sono estensibili come quella del Sarus. Ottimo sistema di navigazione chiamato Reactive AI, è dotato di torretta LiDAR non retrattile, è presente una telecamera RGB e una luce LED perché anche lui può pulire durante la notte. Sono presenti i sensori di collisioni ma anche i sensori anticaduta, per cui se avete una casa su 2 livelli non avrete paura che il robottino possa cadere dalle scale. 20.000 pascal come potenza d'aspirazione, e per me sono già più che sufficienti per la maggior parte di sporco. 75 gradi per quanto riguarda il lavaggio dei roller mop e 55 gradi per l'asciugatura. Di questo modello avevo già svolto la recensione approfondita dedicata e vi devo dire che a distanza di mesi da quando l'ho recensito a tuttora lo sto utilizzando e non ho riscontrato problemi di affidabilità. E se per caso volete vedere la recensione approfondita vi lascio il link in sovraimpressione. E infine abbiamo gli ultimi due modelli, il QV35A che è stato nominato Best Buy Roborock dell'anno scorso e quello alla mia sinistra si presenta come il suo successore per essere il Best Buy del 2026. Il suo nome è Curevo S Pro. Vi consiglio di stare molto attenti alle offerte di questi due modelli perché durante il Prime Day di Amazon andranno veramente basso e li potrete portare a casa a un prezzo a cui normalmente i brand competitor propongono solo modelli senza la stazione multifunzione. Stazione multifunzione che entrambi i robot hanno il contenitore dell'acqua pulita, il contenitore dell'acqua sporca e hanno anche la funzione di lavaggio mop. 8000 pascal per il QV35A e ben 18.500 pascal per il Curevo S Pro. Praticamente più del doppio, ma le differenze non si fermano qua perché anche per quanto riguarda il lavaggio dei mop, su questo modello abbiamo un'asciugatura ad aria fredda, al contrario sul Curevo S Pro un'asciugatura a 45 gradi. E il Curevo S Pro ha anche il lavaggio dei mop a 75 gradi. In entrambi abbiamo ruote tassellate ammortizzate, due mop che si riescono ad alzare fino a 1 centimetro così da non sporcare i tappeti durante l'aspirazione, spazzola laterale non estensibile ma comunque con tecnologia antigroviglio, ma in questo caso abbiamo un'unica spazzola centrale di dimensioni maggiorate rispetto alle doppie spazzole del Sarus e anche del Curevo Curve 2 Flow. Ruota omnidirezionale e sensori anticaduta, per cui entrambi i modelli vanno benissimo anche se avete un appartamento con le scale. Reactive Tech è il suo sistema di navigazione composto dai sensori nella parte frontale e della torretta LiDAR non retrattile ma molto sottile, infatti ha un'altezza di soli 9,65 cm e nonostante sia un robot di fascia media i contenitori sono di ottime dimensioni e devo dire che la sua navigazione è molto affidabile perché è la stessa del modello precedente che tra l'altro ho regalato a mia madre e sta usando da più di un anno, senza richiedere particolari attenzioni se non ovviamente il riempimento e svuotamento dell'acqua sporca e la pulizia ordinaria della base di ricarica. Base che tra l'altro è molto semplice da estrarre e questo facilita molto la manutenzione periodica durante l'anno ed è anche presente un filtro utile per prevenire l'otturazione dei condotti dell'acqua. Consiglio questo QV35A e questo Curevo S Pro a chi ha un budget limitato e vuole un robot per un secondo livello dell'abitazione o magari per chi ha un appartamento di medie dimensioni e vuole
vuole un robot che lavi, aspiri, sia affidabile e si autopulisca. E anche di questi due modelli troverete i link dell'offerta sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Spero che questa carrellata vi sia stata utile per aiutarvi a scegliere quale di questi Roborock è più adatto alle vostre esigenze. Mi raccomando, vi consiglio di guardare nel primo commento e nella descrizione perché inserirò tutti gli sconti attivi non solo su questi 4 modelli ma anche su tutti gli altri in promozione della gamma Roborock. E vi ricordo prima di salutarvi che su questi 3 modelli, il Saros 27, il Curevo S Pro 7 e il Curevo Curve 2 Flow, ci sarà un ulteriore sconto del 5% con il codice Luca Attacche 5. E invece sul QV35A e il flagship dell'anno scorso, il Saros 10R, non sarà attivo il mio codice sconto perché su questi due modelli Roborock si è spinta ancora di più raggiungendo sconti attivi per il Prime Day fino al 50%. Se avete qualsiasi domanda su questi modelli, mi raccomando, non esitate a scriverla nei commenti. Se vi è piaciuta questa recensione lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!